Ciao a tutti e benvenuti, oggi studiamo River Flows in You di Iruma. Per poterlo suonare nella stessa tonalità del pianoforte dobbiamo mettere il capotasto al secondo. La prima posizione da prendere è questa. Mettiamo il dito 4 sul terzo tasto della prima corda e il dito 1 sul secondo tasto della quarta corda. Con la mano destra suoniamo pollice e anulare. Poi togliamo il dito 4 e posizioniamo il dito 2 sul secondo tasto della prima corda. Con l'indice e l'anulare suoniamo rispettivamente la terza e la prima corda. Posizioniamo ora il dito 3 sul terzo tasto della seconda corda e il dito 4 sul terzo tasto della prima corda. Con la mano destra suoniamo medio e anulare sulla prima e sulla seconda corda. Togliamo il 3 e il 4, mano sinistra, e avevamo già il 2 che nel frattempo non abbiamo tolto, è rimasto sul secondo tasto della prima corda e suoniamo con la mano destra terza corda e prima corda, indice anulare. Ora rimettiamo il 3 e il 4 della mano sinistra rispettivamente sul terzo tasto della seconda corda e sul terzo tasto della prima corda. Posizioniamo anche il 2 sul Do, terzo tasto della quinta corda, e suoniamo prima pollice anulare, cioè quinta corda e prima corda con la mano destra, poi indice e medio che suoneranno seconda e terza corda, suoniamo di nuovo la prima corda con questa posizione, quindi il terzo tasto della prima corda con la sinistra, e poi suoniamo il Do con il dito 1 sul primo tasto della seconda corda. Suono queste due battute. Il seguito è pressoché identico, se non le prime due note che anticipano questa sezione. Sol a vuoto, Si a vuoto, e di nuovo tutta la frase così come l'abbiamo appena studiata. Identica ora, ma cambia qualcosa dal punto di vista ritmico. Fino a qui è uguale, poi si posiziona il 2 sul Do, terzo tasto della quinta corda, e si fa con pollice, indice, medio e anulare. Si suonano rispettivamente quinta, terza, seconda e prima. Poi ancora così, con questa posizione, quinta, terza e seconda, e qui si cambia leggermente, si mette il 2 sul terzo tasto della sesta corda e il 4 sul terzo tasto della terza corda, e c'è una piccola legatura, un'acciaccatura, in questo modo. Quindi ripeto, il 4 scivola dal terzo tasto al quarto, da un Si bemolle a un Si naturale. Con l'1 suoniamo il Do, primo tasto della seconda corda. Io poi faccio scivolare l'1 sul Re, terzo tasto della seconda corda, e con la mano destra suono quarta corda, terza corda, seconda corda. Cioè due corde a vuoto, e la seconda corda invece è suonata dove sulla mano sinistra, con la mano sinistra c'è l'1 sul terzo tasto. Poi seconda corda a vuoto, un Si e un La, secondo tasto della terza corda. Poi quarta corda a vuoto, che è un Re, terza corda a vuoto e quarto tasto della quarta corda, un Fa diesis. Quindi da qui ora Mi basso, sesta corda a vuoto, e Sol a vuoto, terza corda a vuoto. Il Si, secondo tasto della quinta corda, il Mi, secondo tasto della quarta corda. Ora Sol a vuoto, che lo lego ad un La, secondo tasto della terza corda. E ora quinta corda, terzo tasto, insieme alla seconda corda a vuoto.
Mi, secondo tasto della quarta corda, Sol a vuoto, terza corda a vuoto. Ora posiziono il 2 sul secondo tasto della quarta corda e suono la terza corda e la seconda corda a vuoto. Lego con il dito 1 il Do, primo tasto della seconda corda, e poi con il dito 3 e con il dito 4 vado a posizionarli sul terzo tasto della sesta corda e sul terzo tasto della seconda corda. E poi quarta corda a vuoto, terza corda a vuoto, Do, primo tasto della seconda corda, che lo lego con il Si a vuoto in questo modo. E suono contemporaneamente il La, secondo tasto della terza corda, con la quarta corda a vuoto. E chiudo con un Fa diesis, quarto tasto della quarta corda. Vi suono tutta questa sezione da quando abbiamo fatto l'acciaccatura. Da qui si riprende la sezione identica per un bel pezzo. Siamo arrivati qui. Ora mi sono spostato con l'1 dal Do al Re per permettere ora al dito 4 di andare sul settimo tasto. Quindi suono il settimo tasto con il dito 4 e poi posiziono l'1 sul quinto tasto della prima corda insieme alla quarta corda a vuoto. Ora lego l'1 con il 3, cioè dal quinto al settimo tasto. Di nuovo quinto tasto, seconda corda, ottavo tasto, settimo tasto, di nuovo ottavo, ma questa volta con il Mi basso, quindi suonerò sesta corda e seconda corda. Vado con il dito 2 sul settimo tasto della quinta e mi rimetto poi subito in posizione, alla prima posizione. Sol a vuoto, terza corda a vuoto, di nuovo terza corda a vuoto, ma lego il secondo tasto di questa corda. Poi suono il terzo tasto della quinta corda insieme alla terza corda e la seconda corda a vuoto. Il Mi, secondo tasto della quarta corda, terza corda a vuoto, il Mi insieme, il Mi è un secondo tasto della quarta corda, insieme al Sol e al Si, rispettivamente terza e seconda corda a vuoto, che con la mano destra suonerò pollice, indice e medio. Lego il Do, primo tasto della seconda corda, e metto il 3 e il 4 rispettivamente sul terzo tasto della sesta e sul terzo tasto della seconda. Di nuovo suono un Re, quarta corda a vuoto, Sol a vuoto, terza corda a vuoto, Do, primo tasto della seconda corda che lo lego con un Si, e poi metto il La, secondo tasto della terza corda, insieme al Re basso. Vi suono questa nuova sezione. Qui suoniamo, diciamo, la parte più difficile del brano. Suoniamo il terzo tasto e lo leghiamo al quinto. Di nuovo il terzo tasto, secondo, con il 4 vado sul terzo tasto e suono, e lo suono insieme alla sesta corda a vuoto. Posiziono l'1 sul secondo tasto della quarta corda, posiziono il 3 sul terzo tasto della seconda corda e un Sol a vuoto. Identico, ma questa volta invece di suonare con la corda a vuoto suono il secondo tasto della quinta corda che prendo con un 1, terza corda a vuoto, il Re, terzo tasto della seconda corda e di nuovo terza corda a vuoto.
Quindi queste due frasi suoneranno così. L'ultima frase, quella più difficile di questa sezione, è questa. Terzo tasto, lego al quinto, di nuovo terzo, secondo, metto il barré al terzo tasto, con il dito 3 vado sulla prima corda al quinto tasto, poi con il dito 4 al settimo tasto, poi all'ottavo, faccio scivolare fino al decimo e contemporaneamente suono il sol a vuoto con il pollice della mano destra, poi settimo tasto sempre della prima corda, andiamo sulla seconda corda e suono il decimo, l'ottavo, faccio un piccolo barré al settimo tasto per coprire due corde, mi serve di coprire la seconda e la terza corda e contemporaneamente lo suono con il re basso. Quindi suonerò prima il re basso con il settimo tasto della seconda corda e poi suonerò il settimo tasto della terza corda. Tutto quello che verrà dopo è identico a quello che abbiamo appena studiato, ma ci sarà soltanto questa differenza. Invece che suonare il terzo e il quinto tasto in maniera così semplice, verrà suonato così. Quindi con una piccola ligatura che si fa dal terzo tasto al quinto e di nuovo terzo. Si ripete tutta questa sezione per 2 volte e si chiude poi con il settimo tasto della quarta corda, si scivola con l'1 al quarto tasto della quarta corda e si riprende la sezione come all'inizio, quindi la suono e la riconoscerete. Identica, fin qui, perché qui cambia leggermente. Ve la spiego. Suoniamo il sol, terza corda a vuoto, e leghiamo un la, secondo tasto della terza corda. Posizioniamo il dito 3 sul do, quinta corda, terzo tasto, che suoniamo con la mano destra insieme al indice e medio, rispettivamente sul sol e sul si, terza corda e seconda corda. Poi suoniamo un mi, secondo tasto della quarta corda, e poi un sol, terza corda a vuoto, che leghiamo con un la, secondo tasto della terza corda. Poi suoniamo un si a vuoto e di nuovo un do, terzo tasto della quinta corda. Mettiamo adesso il 2 sul mi, secondo tasto, quarta corda, che suoneremo insieme al sol e al si a vuoto, cioè terza corda e seconda corda a vuoto, in questo modo, e leghiamo il do, primo tasto della seconda corda. Subito dopo metteremo questa posizione, terzo tasto della sesta corda e terzo tasto della seconda corda, che suoneremo con la mano sinistra rispettivamente con il 3 e con il 4, e con la mano destra andremo a suonare pollice, indice e medio, rispettivamente sesta, terza e seconda corda. Poi suoniamo un re a vuoto, quarta corda a vuoto, un sol e si, seconda e terza corda a vuoto, e legheremo un do, primo tasto della seconda corda. Poi suoniamo un sol a vuoto insieme a un terzo tasto della seconda corda che è un re, poi terzo tasto della sesta corda, di nuovo terza corda a vuoto con un do, primo tasto della seconda corda, e leghiamo in questo modo facendo risuonare il si a vuoto, seconda corda a vuoto. Poi mettiamo il dito 2 sul secondo tasto della terza corda che suoneremo insieme alla quarta corda a vuoto. Di nuovo quarta corda a vuoto, do, primo tasto della seconda corda, lo leghiamo a un si, seconda corda a vuoto, mettiamo il 2 sul secondo tasto della terza corda e un fa diesis, quarto tasto della quarta corda. Da qui riprendiamo la sezione.
la stessa sezione appena spiegata. E qui si riprende questa sezione. Si ripete tutto 2 volte e si chiude. Io ho concluso il brano in questo modo per evitare lungaggini. Ho concluso il brano con questo accordo, un Mi minore nona, metto il dito 1 sul secondo tasto della quinta corda e il dito 3 sul quarto tasto della quarta corda. Tutte le altre corde a vuoto, scendo con la mano destra in questo modo, pollice, 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 indice, medio, anulare, che poi tiro su in questo modo. L'anulare lo faccio scivolare a mo' di sweep, come con il plettro, in questo modo. Quindi diciamo che le sezioni da studiare fondamentalmente sono 3. Una è quella iniziale, che si ripete più volte in una formula ritmica diversa. C'è la seconda sezione, quella delle note singole quando poi ci spostiamo più in là sulla tastiera. Questa, e poi l'altra sezione è con quelle legature un po' particolari. Quindi se studiamo separatamente queste sezioni, poi sarà più facile unirle e suonare il brano senza troppi problemi. Io ho anche tolto dei ritornelli, in realtà delle sezioni vengono ripetute più volte. Io direi che potete montare il brano un po' così come volete, come state più comodi. L'importante è rispettare e far ascoltare queste diverse sezioni perché sicuramente fanno parte del brano. Poi se una sezione la ripetete più volte rispetto ad un'altra, ne verrà una vostra versione, ma senza troppo snaturare il brano. Proviamo a suonare il brano insieme. E con questo è tutto, ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!